Questo progetto è finalizzato a vedere delle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Quindi immaginiamo un ragazzo che viene dall'istituto superiore e viene qui a lavorare. Naturalmente ci deve essere. Cosa chiedete a questo ragazzo di sapere quando lo accogliete qua? E naturalmente quali sono i presupposti per cui voi siete interessati ad avere un ragazzo che fa alternanza scuola-lavoro? Certo. Beh, allora, i requisiti che uno si aspetta in primis fanno parte della vita quotidiana, che sia qui dentro o da un'altra parte, l'umiltà e voglia di apprendere e lavorare. Nello specifico, oggigiorno, se si hanno le conoscenze basi acquisite a scuola, si riesce sicuramente a intraprendere un futuro nel settore di pasticceria, panificazione, quello che è. È ovvio che oggi viene richiesto una grande attenzione per la parte igienico-sanitaria, e quindi avere la conoscenza innanzitutto di quello dei comportamenti da tenere all'interno del laboratorio sono fondamentali. L'altro aspetto per una delle arti bianche è sicuramente la pulizia, e quindi tenere sempre in ordine il banco di lavoro, la postazione di lavoro deve essere sempre in ordine, pulita. Queste sono un po' le caratteristiche che secondo me, come primo impatto, servono per avere un approccio a un ambiente delle arti bianche. Poi è ovvio che per imparare il mestiere in pasticceria occorrono circa 7 anni, in panificazione se ne richiede 4, 5, dipende un po' poi dai settori, ma quello poi sta alla persona che è dentro, diciamo, adeguarsi poi al mondo del lavoro. Però direi che in primis, uscite da scuola, sono queste un po' le caratteristiche che un datore di lavoro si aspetta da un possibile impiegato. Certo. E invece diciamo l'aspetto opposto, cioè quello come uscirà dopo un'esperienza avuta con voi uno studente che fa alternanza scuola-lavoro? Qui, per quanto riguarda la nostra attività, che abbiamo sia il laboratorio sia il punto vendita, questi due mondi sono collegati, e quindi sicuramente ha un'esperienza a 360 gradi, nel senso che avere un'esperienza al pubblico forma sotto ogni punto di vista la persona, e quindi un domani gli può tornare comodo il fattore pubblico. Del laboratorio può apprendere sicuramente tutta la produzione che facciamo noi è abbastanza estesa, e quindi ha sicuramente un'idea di quello che è, diciamo, la pasticceria da forno, prodotti da forno, ma ripeto anche la parte del salato, quindi per un eventuale catering, buffet, insomma, di prodotti ce n'è tanti che noi andiamo a toccare, quindi ha sicuramente una bella infarinatura, come si dice. Sembra proprio il caso di dirlo. Sì. E naturalmente sì, data la molteplice attività che fate, saranno anche, come si può dire, le conoscenze molto a 360 gradi che potrà avere il ragazzo. Questo è una cosa che può avvenire in una bottega artigianale, in un'impresa artigianale, che non magari in una grande industria. Ecco, l'ultima domanda, Valentina. Quali suggerimenti potresti dare a un ragazzo che vuole intraprendere questo tipo di attività? Allora, sicuramente
La prima cosa è di essere convinto su questa cosa qui, perché sono lavori molto particolari, ci si sveglia presto la mattina e sono molto impegnativi in alcuni periodi dell'anno. La nostra attività in particolar modo lavora molto nel periodo estivo, momento invece dedicato solitamente alla vacanza. E quindi questa è una cosa che il ragazzo deve prendere in seria considerazione, cioè lavorare comunque per delle attività legate al turismo è fondamentale pensare che comunque i giorni di festa non diventano giorni di festa, ma purtroppo diventano giorni di lavoro. Quindi questa è la prima cosa, è fondamentale, noi lo diciamo a tutti i ragazzi che entrano a lavorare da noi, cioè non di dimenticarsi la vacanza, però purtroppo vanno fatte in altri momenti dell'anno che possiamo garantire vanno bene ugualmente, l'importante poi è staccare, riposare, eccetera. Però mi rendo conto che per un ragazzo giovane non è così immediato, quindi questa è la prima cosa. E l'altra cosa è proprio la voglia di imparare, perché questo è un mondo a sé, è un mondo bello dove veramente c'è tanto lavoro, si torna a lavorare con le mani, che è una cosa molto importante, che molto probabilmente negli ultimi anni si è persa, però insomma oggi anche grazie alla televisione, con tutti questi programmi legati alla pasticceria, alla ristorazione, sicuramente c'è un interesse dei giovani a ritornare a lavorare in questi ambienti, sebbene poi la realtà è molto diversa dallo show. E poi l'altra cosa sicuramente è che c'è la possibilità di conoscere tantissime persone, cioè oltre a riscoprire la nostra tradizione culinaria è bello perché veramente da San Baronto, anche se è un posto piccolo, passa veramente mezzo mondo. Grazie Valentina, grazie Grazie a voi. Leonardo.